Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Ricapitolando, abbiamo visto che il termine Kievan Rus o Rus di Kiev fu introdotto soltanto nel XIX secolo e si diffuse soltanto dopo la rivoluzione del 1917, durante il periodo della storiografia stalinista. Non era stato mai utilizzato fino ad allora e non è stato mai utilizzato nemmeno nelle fonti antiche russe. L'unico documento che ne parla è sempre stato il racconto degli anni passati, considerato la fonte primaria della storia della Russia, che purtroppo non è affatto antico come abbiamo accennato, ma che divenne noto soltanto nel XVII-XVIII secolo, scritto per mano dell'archimandrita del monastero delle grotte di Kiev-Pechersk-Lavra, Joasaf Krokovsky, colui che si nasconde dietro il famoso Nestore il cronista, che si presume abbia scritto questa cronaca nel 1116. Il racconto degli anni passati non fu l'unica opera uscita per mano di queste personalità provenienti da famiglie nobili polacche. Gli scribi coinvolti nella formazione dell'ideologia che doveva instaurarsi ai tempi dell'imperatore Pietro I si resero protagonisti anche della creazione di un atto falso, chiamato Atto conciliare contro l'eretico Martino, fatto datare poi al 1151, che divenne la bandiera della lotta contro i vecchi credenti, e la storia russa che fino a quel momento era conosciuta e che in seguito venne distorta ed in parte fatta cadere nell'oblio dagli storici scaligeriani al soldo dei Romanov. Ma qual era quindi la precedente versione storica conosciuta fino a quel momento? Nell'ultimo video abbiamo parlato di come, oltre al racconto degli anni passati, non solo i suoi scopritori, ma anche gli abitanti in generale della Russia erano a conoscenza di una cronaca completamente diversa, che raccontava una storia molto differente sull'origine della famosa Rus. Questa cronaca è conosciuta come Cronista russo. Lo storico tedesco August Schosler, che studiò la cronaca degli anni passati e fu alla corte dell'imperatore russo, sottolineò: Tatiscev nel 1719 ricevette un elenco di Nestore dall'ufficio di Pietro, una copia della cronaca Radzivilov, che riscrisse immediatamente per se stesso. Nel 1720 Tatiscev fu inviato in Siberia. Qui trovò un antichissimo elenco di Nestore di uno scismatico. Come rimase sorpreso quando vide che era completamente diverso da prima, pensava, come me all'inizio, che esistesse una sola cronaca. A proposito, non è un caso che una simile cronaca sia stata trovata in possesso di uno scismatico, cioè un vecchio credente. Le biblioteche dei vecchi credenti di quel tempo e fino all'inizio del XXI secolo conservavano e conservano tuttora molti manoscritti e libri antichi. Ci sono riferimenti al cronista russo in molte opere storiche. Un piccolo estratto fu pubblicato da Novikov nel XVIII secolo nella sua famosa Biblioteca russa antica. Novikov considerava questo documento come parte della cronaca di Suzdal. Forse sono la stessa cosa, ma decise di non pubblicare la cronaca per intero. Il cronista russo è sopravvissuto fino ad oggi in un numero significativo di copie. Ad oggi si conoscono 25 manoscritti contenenti il suo testo. Un numero considerevole di scienziati nazionali del XIX e XX secolo venne a conoscenza dell'esistenza del cronista russo. È stato menzionato da Popov, il più grande del suo secolo, storico e accademico dell'Accademia delle Scienze di San Pietroburgo. Fu l'archeologo e scienziato Nasonov che scoprì il cronista russo nei fondi dell'Archivio Centrale dello Stato nel 1955. Nel 1983 la cronaca fu menzionata nella ricerca dello storico e bibliografo Slavo Goldberg, anche se questi ricercatori non hanno potuto o voluto valutare l'importanza delle informazioni contenute nel cronista russo. In epoca pre-rivoluzionaria e durante il periodo sovietico uscirono centinaia di cronache diverse, facsimili di antichi manoscritti e pubblicazioni, raccolte e traduzioni di un'ampia varietà di antiche opere russe, comprese quelle comiche, come la petizione Kaliasin. Pertanto, il fatto che il cronista russo non sia mai stato pubblicato integralmente sembra estremamente strano. Inoltre, gli storici ufficiali hanno fatto molti sforzi per trovare e rimuovere dalla circolazione tutti gli elenchi disponibili di questa cronaca. Tutto ciò è stato fatto per ragioni ideologiche. Il concetto di storia russa esposto nel cronista russo contraddiceva direttamente le opinioni della storiografia di Romanov, stabilite nelle discipline umanistiche. È importante sottolineare che questa non è una cronaca ordinaria, era il documento più importante di status riconosciuto tra i principi russi, i boiari
oligardi e gli arcipastori della Chiesa. Questa cronaca riflette la visione della storia della Russia che era diffusa tra la nobiltà del XVII secolo. Questa tradizione storica rappresenta la versione ufficiale della parte colta della società russa sull'antica storia della Russia, diffusa sul territorio prima dell'introduzione della versione Romanov, che introdusse anche il concetto di Rus di Kiev, che ricordiamolo era sconosciuto al tempo. Nel cronista russo si sono conservate molte informazioni che poi furono cancellate, ma che permettono di ristabilire un'immagine diversa del passato della Rus. Fin dalle prime pagine appare chiaro che si tratti di una fonte preziosa che descrive coerentemente una versione dell'antica storia russa, oggi dimenticata, ma che è stata in realtà la base, la fonte primaria da cui fu poi creato il racconto degli anni passati, che aggiunse nuove informazioni che facevano comodo all'ideologia della nuova classe nobiliare che salì al potere al tempo. Un confronto tra il cronista russo e il racconto degli anni passati non lascia dubbi sul fatto che l'autore della cronaca degli anni passati, descrivendo l'inizio della storia russa, aveva di fronte il cronista russo e lo ha modificato di proposito, eliminandone alcune parti e inserendone altre, con un obiettivo ben definito: presentare Kiev come la madre delle città russe, la culla dello Stato russo. Sebbene nella sua fonte primaria il cronista russo il quadro dell'antica storia russa fosse completamente diverso, Kiev appare lì al centro della narrazione della cronaca, come una città conquistata dai novgorodiani e dai rostoviti dopo la fondazione di Mosca. Kiev unisce principi Novgorod-Rostov al loro enorme stato che ha già coperto la Siberia occidentale. Dopo aver conquistato Kiev aggiunsero al loro titolo dei Granduchi di Novgorod anche i Granduchi di Kiev. Inoltre la loro capitale si trova nella città di Vladimir. Di particolare interesse sono i capitoli dedicati agli eventi della storia russa, come sugli Slavi e la Russia, sul Granduca Rurik, sul battesimo della terra russa e sulla città di Vladimir. Diversi capitoli sono dedicati agli eventi del periodo dei Torbidi, all'ascesa della dinastia di Romanov, presentano fatti storici nuovi, tra cui il giuramento firmato dal primo rappresentante di questa dinastia. Inoltre, il cronista russo non parla solo del battesimo della Russia da parte dell'apostolo Andrea, ma menziona anche il nome di uno dei primi vescovi russi, Antipatro, che era presente al concilio di Antiochia, che condannò l'eresia di Paolo di Samosata. Così, secondo il cronista russo, l'apostolo Andrea creò la gerarchia ecclesiastica russa e nominò i vescovi russi. Questo fu un battesimo pienamente apostolico, e questa informazione è molto interessante alla luce dell'accostamento fatto e del parallelismo che intercorre tra la figura di Andrea l'apostolo il primo chiamato e l'imperatore bizantino Andronico I Comneno, da cui è stata tratta la storia del famoso Gesù evangelico. Come detto in più occasioni, Andrea, l'apostolo primo chiamato, è uno dei riflessi di Andronico durante il suo soggiorno nella sua terra natia, la Rus, da cui proveniva, e fu proprio lui ad effettuare il primo battesimo della Rus, convertendola al cristianesimo apostolico. Il tutto si ricongiunge perfettamente alla narrazione in chiave nuova cronologia che abbiamo in parte visto nella serie d'approfondimento sui parallelismi tra Gesù e Andronico I Comneno. Gli elenchi del cronista russo appartenevano a una varietà di nobili rappresentanti dell'elite statali ed ecclesiastiche. Dopo lo scisma della Chiesa del XVII secolo, molti di loro caddero nelle mani degli antichi credenti, che custodirono con cura l'eredità dell'antica Rus. Un destino simile è toccato alla lista del cronista russo. Nel XVIII secolo il manoscritto del cronista russo era il libro del vescovo Metodio di Astrakhan e Stavropol. Il famoso personaggio della Chiesa, il vescovo Metodio, nacque nel 1700 vicino a Suzdal e morì nel 1776, poco dopo la sconfitta di Pugashev. Dopo che la ribellione di Pugashev fu pacificata, quando lo stesso Pugashev era già stato giustiziato a Mosca, iniziarono a processare e punire coloro che presero parte alla ribellione. L'imperatrice Caterina II aveva una così grande rispetto per il vescovo Metodio che gli affidò l'intero processo e la rappresaglia del clero che si era schierato dalla parte dell'impostore. Qualunque cosa ci faccia, così sia. E così nel maggio 1775 fino a 1000 persone, monaci, sacerdoti, diaconi e chierici, furono portati ad Astrakhan e portati nella cattedrale in catene, strappati, sfiniti dalla fame e da ogni sorta di difficoltà dell'allora prigionia. Alle 2 del pomeriggio il vescovo Metodio ordinò che la campana grande venisse suonata raramente. A questo suono insolito, in un momento simile, la gente si affrettò a frotte alla cattedrale.
Nella cattedrale si è riunito anche tutto il clero. Il santo, in una piccola veste vescovile e con un bastone, uscì nel cerchio, fece segno agli sfortunati di avvicinarsi a lui, li guardò, pianse e disse: Dio e l'imperatrice misericordissima perdonano tutti, e io, per l'autorità da lei data, ti perdono e autorizzo. Spezzate loro le catene. Quando il governatore Beketov cominciò a dire a Metodio che questo non era il modo di comportarsi con i ribelli, gli disse: sono loro da biasimare. Cosa avete fatto voi, i militari e tutti gli ufficiali con le armi? Sono fuggiti, hanno abbandonato il loro grado, hanno violato il loro giuramento. Possono proteggerti, preti con la croce d'incensiere? Poco dopo, nel 1776, il vescovo Metodio cadde in un pozzo bollente e morì. La notizia della morte inaspettata del loro amato arcipastore colpì gli abitanti della città di Astrakhan con un profondo dolore, che fu particolarmente espresso quando i suoi resti mortali furono portati ad Astrakhan. Quasi tutti gli abitanti della città uscirono piangendo per incontrare il loro defunto arcipastore. C'erano anche tartari e pagani qui che gridavano: chi ci nutrirà e ci vestirà adesso? Chi ci difenderà? Quindi il vescovo Metodio teneva il cronista russo nella sua cella come uno dei libri a cui si rivolgeva costantemente. Dopo la morte del vescovo, questo libro arrivò ai vecchi credenti, che lo conservarono per più di 240 anni. All'inizio del XXI secolo era nella collezione di Stefan Fedorovich Sevastianov, 1872-1943, un famoso amante dei libri del vecchio credente, uno dei primi collezionisti di antichi libri e manoscritti russi in epoca sovietica. Bene, ovviamente anche nel caso del cronista russo ci troviamo di fronte ad un'opera già in parte passata sotto la revisione scarigeriana, ma la cosa positiva è che si sono mantenuti tanti dettagli importanti che nel racconto degli anni passati mancano e che ci restituiscono una storia ben diversa. Ma arriveremo anche ad analizzare i due racconti per capire di più l'opera di alterazione che è stata compiuta nell'epoca della grande riforma del XVI-XVIII secolo, che cambiò da sempre il precedente ordine costituito in favore di quello nuovo, con a capo le dinastie occidentali tedesche capitanate dai Romanov. Amici, anche per questa volta siamo arrivati alla conclusione del video, ma non del percorso, che ci riserverà ancora delle informazioni e dei dettagli davvero interessanti. Intanto vi ringrazio come al solito per aver guardato il video. Se vi è piaciuto lasciate un mi piace per supportare gratuitamente il canale, commentate per farmi sapere la vostra ed iscrivetevi attivando la campanella per rimanere sempre aggiornati e non perdervi così i futuri video. Grazie ancora e a presto.